Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi. E allora, se sei in questo video è perché ti ha incuriosito il titolo del video, la mia super cucina fai da te. Ragazzi, questo che vedi è il progetto della cucina. Tutto dovete capire, allora facciamo un po' di storia. Il tutto è iniziato già tempo fa. Oggi l'ho costruita, l'ho realizzata. Però ragazzi il progetto, le idee, l'intenzione già c'era tempo fa. Io ho sfruttato ragazzi questo annetto e mezzo per farmi un'idea dei costi, un'idea di dove poter andare a reperire il materiale. E chi segue il canale attivamente sicuramente ha visto il mio video su Mondo Convenienza, dove appunto parlavamo della mia brutta esperienza con Mondo Convenienza. Allora io a dir la verità ci ho riprovato con Mondo Convenienza. Però ragazzi, per l'ennesima volta non è andata bene. Non è andata bene perché loro ti forniscono la cucina, sì, ma pronta, fatta. Cioè non puoi andare ad aggiungere uno sportello in più, non puoi andare ad acquistare un'anta in più, un pezzo di mobile in più. Ragazzi, la mia idea è sempre stata quella di una cucina customizzata, personalizzata, realizzata sul mio progetto e se io la voglio ingrandire, ok, nel tempo, devo essere capace e messo in posizione di farla. E ripeto, Mondo Convenienza non mi ha completamente soddisfatto. Siamo andati poi da altri grossi rivenditori di arredamenti, di cucine, di componibili. Ragazzi, la stessa fuffa ovunque. Loro ti forniscono un pacchetto, tutto quel pacchetto, se ti sta bene bene, se no niente. Cioè non ti danno nemmeno l'agio di montartela tu. Ecco. E tutto questo, ragazzi, a me non stava bene. Perché la mia cucina, come vedrete, è personalizzata, è studiata sia negli spazi e poi nelle chiccherie, negli accessori. Andiamo a vedere. Allora, questa è la stanza, ok? È una stanza ovviamente enorme. Parliamo di 60 metri quadri, ok? E qui c'è la cucina, ok? Questa è un'altra parte di cucina. E già solo per questo pezzo sfuso, ok? Mondo Convenienza e altri rivenditori già davano problemi. Perché? Perché non era un tutt'uno con la cucina. Comunque, andiamo avanti. Il progetto che io ho buttato giù è questo, ragazzi. Ok? Come vedi, ci sono ante, ci sono scorrevoli. Questi sono tutte ante. Questo è lo spazio per la K. Eccola qui. Questa è una vetrinetta carina da 1 metro come altezza. Qui abbiamo questa parte, vedi? Questa è stata una parte che io ho studiato al millimetro, ragazzi. E poi nel pratico tutto ciò che io ho progettato al millimetro qui ha funzionato. Qui sopra ci andrà il piano a induzione. Piano a induzione che ha uno spessore circa di 5 centimetri e io l'ho posizionato proprio accanto al forno e proprio accanto al piano cottura a gas standard. E ragazzi, anche per questo, con Mondo Convenienze e tanti altri brand, vi faccio solo il nome di quello perché è il più grande ed è conosciuto in tutta Italia. Ragazzi, avevo dei problemi non indifferenti. Mi avevano detto che non si poteva mettere, non entrava,
non si poteva fare. Gli ho detto io, senti, scusa, io sono un artigiano, io posso fare tutto e ora ti farò vedere cosa è venuto alla fine. Passiamo ragazzi al video step by step della costruzione della cucina. Ikea mi ha soddisfatto invece ragazzi, perché? Perché Ikea non ti vende la cucina, ma Ikea ti vende pezzo per pezzo. Ikea ti vende lo sportello, le cerniere, le maniglie, ti vende tutto singolarmente. Cioè se devi aggiungere un altro pezzo, se devi aggiungere qualsiasi altra cosa per loro è indifferente. Loro ti vendono tutto ciò che a te serve e ragazzi anche senza montaggio. Per il montaggio ragazzi volevano circa 1000 euro, però anche qui se io facevo fare il montaggio a loro, determinate accortezze, chiccherie, customizzazioni non le andavano a fare perché loro si limitavano a fare l'installazione base, ok? Che a me non serviva. Cioè il piano induzione messo lì, adattato, rifilato, tagliato il top a misura, sotto fatto un piccolo archetto nella struttura per farlo entrare. Ecco, tutto quel tempo loro non lo perdevano. Io ragazzi ho assemblato da zero tutti i pezzi di questa cucina. Ikea mi ha spedito, mi ha consegnato a casa due pedane, circa 1000 kg di materiale, circa 200 e passa cartoni ragazzi, che ora ve li farò vedere. Cartoni grandi, medi, piccoli, dove là dentro c'era tutto imballato ragazzi maniacalmente. Tutta la ferramenta, ogni pezzo la sua ferramenta. Ragazzi, Ikea ha un'organizzazione, mi ha lasciato sbalordito. Ragazzi, questo è dopo una giornata e mezza di lavoro. I montati sono questi, ragazzi, è una fatica assurda. Qui abbiamo tutte le viti che Ikea ci dà, tutte le scatolette, questa è la scatoletta dei piedi, le istruzioni per ogni cosa. Non è adatto a tutti, ci vuole tanta pazienza, però con molta calma, tranquillità anche psicologica si riesce a fare tutto. Ragazzi, ho appena finito di assemblare questa. Sono 3 cassetti, uno, ragazzi, fuori, terminati, 1, 2, 3 e 4. Ora andiamo a installare tutto. Qui abbiamo le tubazioni, la cavetteria e ci aggiorniamo più tardi.
Ragazzi, allora, piano cottura inserito, lavello anche, piano induzione, cablati tutti i cavi, proviamo il primo avvio, accensione. Ragazzi, è la prima volta che vado ad utilizzare un piano cottura di induzione, Mettiamolo ragazzi a 2. Faticata. Sto prendendo le ultime quote per montarmi le maniglie che sono qui. Eccole qui. Il mio fido aiutante e poi c'è anche lui e poi c'è anche lui. Ragazzi, il video finisce qui. L'avventura della cucina, ragazzi, è stata una gran bella avventura. Chi di voi vuole avventurarsi nella autocostruzione, progettazione della propria cucina, utilizzando, diciamo, i componenti che il mercato offre, sappia che è possibile farlo, ragazzi. Io dopo tante ricerche, anche per risparmiare alquanto possibile, ho acquistato gli elettrodomestici, ho acquistato tutto separatamente, la cucina, come visto i mobili, tutti da Ikea. E ragazzi, però sappiate che i mobili Ikea sono tutti smontati pezzo per pezzo, parte per parte, e che ci vuole tempo e tanta pazienza. Una bella avventura, una bella avventura davvero, ragazzi. Stancante? Sì, perché sono arrivato in determinati, ragazzi, frangenti di giornate che non ce la facevo più, non vedevo l'ora di finire e andavo avanti per spirito di sopravvivenza, perché possiamo dire, ragazzi, che ho fatto tutto in solitaria. Mio fratello, come anche avete visto, mi ha aiutato, sì, però non sempre, non tutti i giorni, ma diciamo nelle parti più
pericolose, più difficili, più pesanti, come quando abbiamo tagliato il top, come quando abbiamo installato tutto anche in alto, quando abbiamo montato le barre di sostegno per i pensili. Comunque ragazzi, è un lavoro che da solo si può fare, sì, però in alcuni momenti si necessita almeno di due persone. Ragazzi, se il lavoro ti è piaciuto, lasciami un bel like, commentami, dimmi cosa te ne pare, cosa ne pensi, rispondo alle vostre domande. Se hai curiosità in merito alla cucina, sappi anche che è stata fatta anche tutta la lavorazione sulla parete, le piastrelle, l'impianto elettrico, anche l'impianto idraulico è stato fatto tutto da zero, perché lì dove è nata prima c'era un salone, cioè vuoto, sono state passate le tubazioni dell'acqua, dello scarico, tutta luce, tutto fatto da zero. Ragazzi, per questo video è tutto, ciao, io al prossimo video e vai sempre avanti col fai da te, viva il fai da te.